Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024 e abbiamo la carta del carro, amici dei gemelli. Quindi si parla di movimento, di spostamenti anche per qualcuno, di tipo fisico intendo, magari si parla di viaggi piuttosto che di uno spostamento di residenza, ma è anche un movimento di tipo energetico, quindi fa riferimento a delle decisioni che potrebbero essere prese o a cose per lo stile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. E poi comunque aprite la tendina della descrizione, lì ci sono diversi link, magari c'è qualche cosa che vi può interessare. Andiamo a vedere l'energia disponibile per il mese di ottobre. Allora, partiamo con un 4 di coppe, un asso di spade, scusate, re di coppe, sacerdotessa, cavaliere di spade, fante di coppe, sei di bastoni e imperatore. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi spot, dopodiché andremo a vedere le varie casistiche, quindi amore, lavoro, economia, singolo, occupati, disoccupati, via dicendo. Allora, partiamo da questo 4 di coppe. L'idea iniziale è che voi non vogliate vedere qualche cosa con questo 4 di coppe. Ehm, o siete troppo focalizzati su quello che diciamo è andato e non vedete quello che potrebbe ancora esserci, o ho proprio la sensazione che qualcuno stia guardando da un'altra parte in realtà, o voglia guardare da un'altra parte. Questa è un po' l'idea iniziale che ho con questo 4 di coppe. Guardate che cosa c'era sotto, un altro 4 di coppe. Andiamo a spiegarlo. Cavaliere di coppe, e 4 di coppe. Scusate, 4 di bastoni. Ehm, credo che sia un'offerta che non vogliate prendere in considerazione o che non prendete seriamente, no?
perché comunque anche avere l'asso di spade al contrario mi fa pensare che non abbiate completamente le idee chiare su una situazione, su una relazione, su un momento particolare della vostra vita. Andiamo a vederlo, l'asso di spade. Morte e mago. Voglio andare a vedere anche il re di coppe. Tutto mi parla di qualche cosa a livello relazionale, come se l'energia in questo settore fosse particolarmente forte. Il re di coppe è spiegato dalla stella, da un fante di coppe che è un'energia che si ripete e da un 8 di coppe, tante coppe devo dire. Ho come l'idea che ci sia o una confusione mentale durante il mese, probabilmente perché non riuscite a vedere chiaro inerente un'offerta, un qualche tipo di relazione, potrebbe essere un qualche tipo di cambio che vi stanno proponendo. Devo dire che è interessante perché qui avete la morte e il mago, quindi qui si parla di troncare con qualche vecchia scena di vita e iniziare un qualche cosa di nuovo. Questo re di coppe potrebbe rappresentare un punto di riferimento per voi durante il mese. Andiamo avanti, vediamo la sacerdotessa. Abbiamo un re di bastoni e un 5 di spade. Sì, è come se non si vedesse chiaro inerente una situazione, una relazione, come vi dicevo, no? C'è anche questo asso di spade, ma io credo che non abbiate tutte le informazioni in vostro possesso. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un papa e la regina di denari. Mm. Potrebbe essere una situazione, cioè quest'offerta potrebbe anche essere un'offerta di tipo lavorativo, non so, magari a qualcuno può essere offerto la gestione di una struttura, di una casa, di un reparto, qualcosa per lo stile. Tenete presente che l'energia del mese è di movimento, di cambio, un cambio di direzione, cambio di energia o cambio di scena anche perché appunto con il carro si dà una nuova direzione. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Sei di pentacoli e 9 di bastoni. Mm. Allora, vi dirò che per qualcuno questo tipo di offerta potrebbe risuonare con i figli, come se ci fosse in qualche modo da prendere una decisione da intervenire in qualche tipo di situazione che ha a che vedere con i figli. Questo risuonerà solo per pochi, eh? Andiamo a vedere 6 di bastoni, 2 di spade, e regina di coppe. È come se ci fosse una nota particolare su quello che è la fase, diciamo, degli alti e bassi emotivi nel mese di
di ottobre. Per qualcuno risuona molto con l'ambiente familiare, questo alto e basso emotivo. Qui è come se ci fosse per qualcuno una questione tra genitori e figli, dove si devono prendere delle scelte, dove si devono fare delle decisioni e anche se non si vede del tutto chiaro, c'è come bisogno di questa spinta in avanti. Andiamo a vedere l'imperatore perché è la carta finale, è un 4, è una carta di stabilità, è una carta di concretezza, quindi qualsiasi sia il vostro dubbio tra la carta del carro e la carta dell'imperatore, sento che comunque andrete a fare una scelta di tipo concreto che vi porterà a concretizzare qualcosa. Andiamo a vedere questo imperatore. 5 di pentacoli e asso di coppe, come la sensazione che qualcuno debba sacrificare una parte del proprio benessere economico, diciamo così, a favore di un inizio relazionale, a favore di un nuovo, potrebbe anche essere un nuovo atto di fiducia nei confronti di un figlio o di un genitore, per esempio, eh. Ognuno lo applichi alla propria realtà. Però qui, sinceramente, il 5 di Pentacoli fa riferimento a delle perdite finanziarie, ma siccome è una carta che spiega l'imperatore, sento come se ci fosse come dire, un- una piccola, se vogliamo, delusione o una piccola perdita, come sapete, sono quelle perdite che dite, vabbè, tanto ho tot soldi, se anche dovessi perdere quel tot soldi lì non importa, quindi decido di prestarli a mio figlio. La sento un po' così. Molto in questa lettura nel mese di ottobre ha a che vedere con o un padre o un capo o comunque qualcuno che può essere al di sopra di voi o se voi avete già una certa età al di sotto di voi. Allora ragazzi, andiamo a vedere caso per caso. Partiamo dall'amore. Se siete single e non avete nessuno in testa, ragazzi, io qui sento che bisogna un pochettino spostarsi da dove si è, chiudere in un certo senso con il passato e buttarsi, se vogliamo, anche un po' in quello che è il futuro. Ho la sensazione che dobbiate un po' muovervi da dove siete, di smetterla un po' di anche compatirvi, ma di agire. Questo è quello che dice il mago. Ci vuole azione. Lasciare indietro gli vecchi schemi di comportamento e qui è quello di non voler vedere o di non vedere o di rifiutare anche certe realtà, certe magari proposte di divertimento. Insomma, siate più socievoli perché effettivamente c'è una persona che potreste conoscere, potrebbe essere più giovane di voi, ho come quest'idea, però ho come la sensazione che è una persona che ha più esperienza di voi in un certo settore e potrebbe essere proprio questo settore ad accomunarvi. Potrebbe essere un hobby, potrebbe essere magari è una persona che, non lo so, è molto brava a organizzare, quindi vi dà delle dritte per organizzare X cosa della vostra vita. Cioè, non lo so, è come se ci fosse qualche cosa che vi rende affini. Se invece siete single e avete qualcuno in testa, allora sinceramente ho come l'idea, perché continua a cadermi l'occhio su questo 4 di coppe, che non vogliate sentire certe, come vi posso dire, scuse, mm? Però è anche vero, è come se la comunicazione non la sento proprio fluida, come se avessi bisogno di lasciarvi indietro certi atteggiamenti, cioè non fate finta di non vedere, se c'è qualche cosa che vi dà fastidio, ditelo in questo mese, ok? Tranquilli, non è che dovete sbranare l'altra persona, anzi, quando si tiene dentro qualche cosa che dà fastidio, una volta, due, tre, quattro, poi a un certo punto si esplode e quello è il modo peggiore per creare una comunicazione. Invece quando dà fastidio qualcosa bisogna avere la colonna vertebrale di dirlo subito,
guarda, questo non mi fa star bene, questo non mi fa piacere, mi ha dato fastidio questo, non ho capito quest'altro. Mm. Se siete in una relazione, io sento che qui qualcuno è sull'orlo di dover fare una scelta. Vi dico, se la relazione va avanti da un po', può anche essere che la controparte vi abbia chiesto di andare al passo successivo, magari di andare ad abitare insieme, piuttosto che di comprare anche una casa insieme o di affittare, beh sì sì, se si va a abitare insieme. Ehm, no, potrebbe anche essere di comprare una casa insieme. Insomma, è come se ci fosse una sorta di offerta che voi ancora non siete sicuri di voler considerare. Sento che questo Re di Coppe potrebbe essere un consigliere per voi in questo mese, una persona saggia alla quale fare riferimento, che vi farà vedere le cose da un altro punto di vista, perché comunque a livello emotivo sento che ci saranno parecchi alti e bassi, soprattutto perché da un lato avete un certo tipo di obiettivo, dall'altro non sapete se adesso che è ora di andare, di fare il passo in avanti per raggiungerlo, siete come, oddio, è arrivato il momento, ma sono sicuro, sono sicura. Per quello che riguarda invece le coppie che sono dubbie, io qui ho la sensazione che allora potreste non accettare più certe scuse, certi discorsi, certe proposte che poi, certe promesse che poi non vengono mai mantenute. Ho come l'idea che si debba migliorare la comunicazione, anche qui è un po' come dire, mettere le carte in tavola, no? Cioè dire, dunque, io dalla relazione voglio questo, tu vuoi lo stesso, sì, no? Ma no, sì o no? La risposta è facile, sì o no, perché se è sì se ne parla, se è no se ne parla lo stesso, cioè, ehm, perché ho questo asso di spade qua che pesa e che ha proprio a testa in giù. E ho anche questo cavaliere di spade che mi dice, ok, determinazione, cosa vogliamo fare? Cosa concretizziamo? Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, devo dire che va piuttosto brillantemente, il settore del lavoro lo sento piuttosto protetto. Partiamo da chi è disoccupato. Allora, qui c'è area di contratto, c'è area di nuovi inizi. I contratti, se, quelli che entrano sono per rimanere, potrebbero anche essere contratti di media durata, cioè non sono contratti che vengono rinnovati mese, ma magari 6 mesi in 6 mesi, quindi come se dessero un po' di respiro. Per qualcuno ci può essere il passaggio da indeterminato a determinato o comunque un rinnovo del contratto, sì, lo vedo. Se siete occupati, devo dire ragazzi che lavorerete con ragione per arrivare a un certo tipo di obiettivo, per essere visti dal titolare, per avere quel riconoscimento, per avere quel premio e devo dire che potreste anche rischiare di farcela, insomma. Quindi sarete notati, insomma, come l'idea che il vostro buon lavoro verrà visto, verrà, ehm, oserei quasi dire remunerato, però siccome non voglio darvi false speranze, diciamo perlomeno elogiato. Eh, per quello che riguarda le persone che invece sono autonome, allora, qui ragazzi, sento che prenderete un po' il toro per le corna e che spingerete tantissimo il settore lavorativo e ne giungerà nuovi contratti, soprattutto uno con un cliente direi grossino e sento che avrete come questa capacità di onnipresenza
di gestire tutto quello che vi si presenta davanti e devo dire che il mese si conclude piuttosto bene. Può essere che ci sia qualche investimento imprevisto da dover fare, cioè che all'ultimo decidiate di investire in qualche tipo di strumentazione piuttosto che di mezzo di divulgazione per aumentare le vostre vendite, però comunque niente di insostenibile. Parliamo invece della situazione denaro. Allora, per quello che riguarda il denaro, ragazzi, ripeto, essendo il lavoro piuttosto protetto, vi dico che anche il denaro è un settore che vedo piuttosto in equilibrio. L'unica cosa, nel caso facciate parte di quella sezione di cui parlavo prima, genitori figli, piuttosto che, non lo so, zio nipoti, insomma, se vi capiterà di dover aiutare qualcuno a livello economico o magari volete assumere qualcuno della vostra famiglia per aiutare questa persona a livello economico, mettete nero su bianco quanto prestate, soprattutto se le somme sono importanti, e qual è il piano di rientro, cioè quanto questa persona vi deve restituire mese a mese. Questo è molto importante dare una regola, no? Per quello che riguarda gli investimenti, devo dire che tutto sommato non va male. Potrebbero anche esserci delle novità, delle nuove proposte, magari per delle case, magari per delle nuove attività insieme, per dei negozi, mercati, cose per lo stile. L'unica cosa è nel mese di ottobre mi verrebbe da dire, prendete tutte le idee che vi vengono, mettetele giù, ma parcheggiatele. Non prendete decisioni nel mese di ottobre inerenti ai nuovi investimenti. Se dobbiamo guardare i nuovi progetti, sento che non sono molto favoriti in questo mese, ovvero il potenziale ci sarebbe anche, ma siccome ci sono dei cambi in diversi settori, è come se la parte dei progetti venisse anch'essa un attimino offuscata da altre cose che sono più importanti da gestire nel mese di ottobre, quindi non vedo grossi sviluppi a livello di progettualità, di progetti anche collaterali magari al lavoro. Se parliamo di quello che potrebbe essere, diciamo, l'evoluzione dell'anima nel mese di ottobre, qui si tratterà, ragazzi, di dare un ordine alle vostre emozioni. Ho come l'idea che per riuscire ad arrivare a questo imperatore si debbano trasmutare le ombre della sacerdotessa e del due di spade. La sacerdotessa molto spesso parla di cose nascoste, ma sono cose nascoste perché per gli altri, diciamo, no? Per voi magari potrebbero non essere nascoste, potreste vederle, però con un 5 di spade è come se qualcuno non volesse vederle. Quindi è un po' quello, secondo me, il senso. Se parliamo di famiglia, qui ripeto, la parte un po' centrale della lettura è questa relazione che c'è tra un genitore e un figlio, come questo scambio, questo lo aiuto, non lo aiuto, vado incontro, non vado incontro, glielo dico, non glielo dico, c'è come questa lotta ed è un po' l'energia più importante che viene fuori in questo mese. Se non è un figlio, è come se ci fosse una persona di un certo ruolo da un lato e una persona di un ruolo o un'età inferiore dall'altro. Quindi potrebbe essere appunto madre e figli, ma potrebbe anche essere nonni, nipoti, ipotesi. Mm. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire. Fiducia, una sola, fiducia. E lo sento molto collegato con questo asso di coppe. È un po' come se vi dicessero di avere fiducia in quello che la vita vi sta portando, in quello che la vita vi sta presentando e anche nel tipo di strade, di decisioni che voi state facendo. È
Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo di questi. 3 oracoli, molto bene. Ecco, il primo parla di indipendenza organizzativa ed è un po' probabilmente con questo asso di spade al contrario, il 5 di spade, il non voler vedere, la confusione, i dubbi, quello su cui potrete lavorare, ma sento che con il cavaliere di spade arriverete all'imperatore. 5 mesi. Questo è un lasso di tempo entro il quale potreste raggiungere l'indipendenza organizzativa se iniziate a lavorare da adesso. Poi abbiamo, anzi ve le metto qua visto che sono 3, confusione, 2 giorni, che è nell'immediato, quindi ho come la sensazione che sia un po' la lettura che abbiamo appena fatto. E poi in primavera c'è il lavoro collettivo. Wow, io le metterei così, guardate, in ordine di tempo. Cioè l'adesso, il futuro prossimo e il futuro lontano. È un po' come se si partisse da questa confusione e poi si decidesse di dare una direzione per l'indipendenza organizzativa, il fatto di fare delle cose da soli, il fatto di, non lo so, se non riguarda voi, nel senso che voi siete il padre, i genitori, e riguarda il figlio è, ok, mi fido del fatto che questa persona possa raggiungere l'indipendenza, l'altra persona, no? Che sia indipendente da voi. E poi c'è il lavoro collettivo, cioè una volta che ognuno è dipendente si può lavorare insieme perché ognuno è in grado di occuparsi di se stesso e di essere un essere pieno al fine di lavorare poi in gruppo. Amici di Gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, di riflessione interessanti. Fatemelo sapere poi nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!